Oggi ce la siamo presa con calma, 6:30 in cammino. Il mattino all'oro in bocca, ecco, oggi siamo già sul percorso alle 6:30 e speriamo che sia tutto diverso, anche perché davanti a noi abbiamo subito il Monte Adone. Sopra c'è la via degli Dei che continua senza salire al Monte Adone e noi invece stiamo facendo una direzione per salire al Monte Adone e stranamente inizia con una discesa. Cominciano a vedersi le rocce di cui è fatto il monte. E noi dobbiamo scendere di 70 metri fino a Campiuno e poi cominciare a salire. Il contrafforte pliocenico. E questo è Campiuno. Allora, questa direzione non è segnalata, non capisco come mai, però sto usando le tracce GPS e ora inizia la salita per il Monte Adone. Ecco qua il segnavia per Monte Adone, trovato. No, certo, è meglio affrontare le salite al mattino presto, freschi, appena partiti, che piuttosto che farle alla fine. Però comunque è un bel sentiero, tenuto bene, però sale parecchio. Foto c'erano 4 camminatori sul Monte Adone e poi uno misteriosamente è finito disperso. Ah, volevi anche guardarli? No, fatto mentre guardarli. No, non si puntavi là, non sei che Ok. stava guardando il bordo lui. Ah, dai. Buongiorno, dai due in cammino. Siamo qui sul Monte Adone. Ci siamo riusciti! Seconda tappa nella via degli Dei. Può esserci persi. Poi oggi arriviamo a Madonna dei Fornelli, siamo a B&B Romani. Qua è stupendo, ci tira un'aria freschissima. È mattina presto, guardate. E là siamo passati dall'altra parte. In discesa fino al centro di Brento e poi 1200 metri di salita fino a Madonna dei Fornelli. Però prima ci fermiamo a Monzuno a mangiare qualcosa ed ecco là sotto Brento. Il CAI di Bologna ha attrezzato un sentiero alternativo che permette di saltare parte dell'asfalto fino a Monzuno. Il sentiero corre parallelo alla strada, ogni tanto potete anche tornare sulla strada se siete stanchi del sentiero. Siamo sul percorso per Monte Rumici, su quello originale. L'alternativa è restare sulla strada asfaltata al bivio, è più corta di 600 metri, però è tutta al sole. Qui finito l'asfalto tra poco finisce e va al sentiero. Noi abbiamo fatto quello regolare, ogni tanto non abbiamo fretta. Il panorama che ci stiamo godendo mentre camminiamo all'ombra. Oh, guardate, là in fondo il contrafforte pliocenico e là sopra Monte Adone, dove siamo
passati 1 ora e 40 minuti fa. Ok, via degli Dei, si abbandona l'asfalto e si va sul sentiero. Qui cominciano a apparire i cartelli della Flaminia Militare, che è quella che un po' ha ispirato la via degli Dei, perché la via degli Dei è nata per recuperare questo tracciato di questa antica via romana militare, che era andata persa e poi grazie a 2 appassionati è stata pian piano riscoperta. Com'era la famosa canzone? Sono una santa, no, sono una donna, non sono una santa, non mi portare nel bosco di sera. Sì, in effetti qua è buio. Sono le 8:30. Sono le 9 Vabbè. meno 7 minuti. Quindi l'ombra c'è. L'ombra c'è. Da quanto ombra c'è pare buio. Perché cosa succede comunque nel bosco di sera? Non ne ho idea. Non lo so. Scopriamolo. Oh, dove il sentiero torna sulla strada c'è una fontanella. Ma che bello. Vediamo sì, penso che funzioni perché è bagnato. Funziona. Quello dovrebbe essere Monzuno forse, anzi, probabilmente. Stiamo salendo verso Monzuno, la strada purtroppo è questa. Guarda i cagnoloni. Ciao cagnolone! Bu. E di qua si sale finalmente a Monzuno, dove devono procurarci i viveri. Lì focillati a Monzuno e ora ripartiamo verso la Madonna dei Fornelli. E qui c'è la cordicetta per fare le foto. Vai dietro la cordicetta che ti faccio la foto, dai. Lasciando Monzuno e diretti verso le croci. Uno chalet. Sono cori alpini, come si sentono? No, è una messa, stanno celebrando una messa a Stutendone. E noi continuiamo a salire, vedete là c'è davanti un camminatore. Non lo stiamo riprendendo, è lui che ci ha sorpassato. Il famoso capannone che si vede in tutti i video sulla via degli Dei. No, fortunatamente oggi non ci sono auto parcheggiate lì davanti. Caldo, eh? Adesso speriamo che sia un pochino più ombreggiato, perché la salita l'abbiamo fatta sulla strada sterrata tra i prati, per cui non c'era ombra. Qui adesso un po' d'ombra c'è. Abbiamo ancora 8,5 km prima di Madonna dei Fornelli. Ieri c'erano le cabine dei camion decorate e oggi sono questi monumenti, capannoni decorati. È interessante questa via. Siamo sotto il Monte Venere, che è il terzo dei 4 monti che danno il nome alla via degli Dei. C'era il Monte Adone, poi Monzuno sarebbe una corruzione di Mons Iovis, per cui Giove, e poi il Monte Venere, e poi ce n'è ancora uno più avanti. Ad eccezione del Reno, questo è il primo corso d'acqua che vediamo, e tutti gli altri sono assolutamente secchi. Qui qualcosina si è riattivato, forse con le piogge degli altri giorni. Come si può osservare dagli alberi di castagne, dei castagni, insomma, questo è Pian delle Castagne. Oh, il ripetitore. Non siamo più molto lontani dal Monte Tre Croci.
i potenti mezzi delle società elettriche. Guardate, qui c'è un pezzo di legno per tenere chiuso lo sportello. Vabbè, incredibile. Diciamo che sulla via dei dei non si può dire che la creatività manchi. Per Bologna 70.000 passi. Acqua per insetti impollinatori. Per Firenze 138.350 passi circa. Carina questa area di sosta. Viene da chiedersi cosa mettono nell'acqua in questa zona. Vabbè, dai, è carino. Sì, sì, è carino, dai. Da qui si domina la valle e allora andiamo a dominare la valle. Andiamo sulle panchine a dominare. In effetti c'è una bella vista. Udri di fianco alla cappella. Questa è la cappella, c'è un Sant'Antonio mi pare. Ormai siamo a 4 km dall'arrivo. Siamo forse uno dei punti più alti della tappa di oggi. C'è un bel frescolino qua, Anche sulla via degli Abati abbiamo trovato le pale eoliche, quella di Dicelli per esempio. E qui c'è questo parallelismo tra via degli Abati e via degli Dei. Noi a fine cammino pensiamo di fare una comparazione fra questi due cammini. Parco eolico di Monte del Galletto, a 3 km dalla destinazione. Lo dico io perché tu sei troppo stanca. La di sosta è abbastanza famosa perché c'erano le ruote, solo che non c'è vento per fare girare oggi, o forse se ne sono arrugginiti troppo i cardini. Sì, è che una volta queste giravano, ma probabilmente si sono arrugginiti i cardini. Poi oggi non c'è tanto vento. Carina, no? La collina è la triste storia di Tito, che morì qui sotto una bufera di neve mentre tornava dal municipio in cui è andato a chiedere i documenti per poter sposare la fidanzata che era anche in attesa di un figlio, roba che neanche in una telenovela. Che sfortuna, accidenti. Povero Tito. Siamo quasi arrivati, poche centinaia di metri dal paese. Benvenuti a Madonna dei Fornelli.